Ciao Monica, siamo qui con Vera. Ciao. Iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. Vera è seduta su una sedia a sdraio abbastanza naturale, fatta in legno, poi c'è un tessuto grezzo, un po' spesso, ed è davanti a un mare estremamente blu. Lei ha tipo un costume bianco, si sta spalmando la crema solare. E la sensazione proprio che mi trasmette è bisogno di una pausa. Grecia? Non lo so, a me viene Canaria, ma non lo Mm, so, Tenerife. può essere. Nome del progetto di Vera. Forse. Come se questo fosse un momento per lei di importanti decisioni. Ehm, c'è anche qualche interrogativo, qualche cosa da sistemare, ma anche una centratura da recuperare un po'. Cioè, lei generalmente è una persona estremamente centrata, però è come se in questo momento avesse un lieve sbandamento, quindi la sua anima le chiede di nuovo di ritornare al centro di se stessa. Nome dell'anima. Stella. Nome dello spirito. Blu. Blu? Mm. No, non ho capito. Vibrazione di Vera. 56. Vibrazione, non ridete, del vecchio colore di capelli di Vera. E No, quale? il biondo. Ah, il biondo. Cioè, su di lei Sì, facciamo, va? sì, sì, Che sì, mi sì, viene sì, su di lei. sì, sì, sì. 19. E l'attuale? Neri, direi. O Cassano Scuro. Sì, mi viene un liquirizio. 50. Interessante. Il colore dei capelli, che anche se è una tinta, ha una vibrazione. Quindi 50 è più simile a 56 di adesso, quindi in qualche modo quel colore è più simile alla sua vibrazione, almeno adesso. Sì. Percentuale di consapevolezza. Mm, 201. Anima. 46. Vite. 1369. Cervello. 10,7. Suscettibilità ipnotica. Circa 60. 60. Sì. 3D. 28,30. Vivacità animica. Assolutamente c'è. Benissimo. Causa esoterica, prima di vedere le entità, dell'anticipo della sessione. Casi su casi su casi su casi. Lei era la prima a avermi chiesto, nell'eventualità molto remota, un cambio data ed è riuscita per una serie di motivi ad anticipare la sessione di 2 mesi. Dico l'immagine che mi viene mentre parlavi. Lei che tiene i piedi a bagno in acqua fresca, come se avesse veramente bisogno di abbassare la temperatura, diciamo così, di determinate questioni, perché stava un po' salendo di livello. E quindi lei, con grande determinazione, col supporto ovviamente della sua anima e del suo spirito, è riuscita a creare questa sessione in anticipo. Si è raffreddata ai piedi, insomma, ha fatto un pediluvio. Sì. Ha raffreddato il calore del motore.
ha raffreddato il motore. E causa esoterica del fatto che dal mio contatto molti dei problemi sono cambiati, si sono risolti da soli e quindi i punti sono stati rifatti. E, e infatti già aveva già semplicemente il tuo contattarla ha generato un abbassamento della temperatura. Era arrivata a una sorta di surriscaldamento, per cui c'era una specie di tilt, diciamo, delle situazioni, e il tuo contatto ha fatto sì che già la temperatura iniziasse ad abbassarsi. E questo ha significato, insomma, lo sblocco di alcune questioni. Entità eteriche che servono a Vera e che ha creato lei. Mm. Come Canide c'è uno sciacallo che prova un po' a trarre dei vantaggi dai suoi blocchi, dalle sue difficoltà. Poi c'è un uomo del tempo che fa una strana azione, cioè sembra essere quasi travestito da contadino. Ha un forcone, sposta la paglia e lei guarda questo movimento che avviene tipo in un fienile. Però è come se fosse un abile, sapiente trucchetto da parte dell'uomo del tempo che sa quali corde toccare in Vera. E questo trucchetto lui lo mette in atto affinché Vera non riesca poi a scorgere altre linee temporali. Ma perché l'uomo che sposta il covone di grano, di paglia, è un bravo uomo. E è un bravo uomo, affettivamente le suscita un qualcosa di molto amorevole, positivo. Mm, Tradizionale, le origini, i valori, certo. valori, l'odore del fieno. Mm-mm. Mm, Quindi è molto intelligente questo uomo del tempo, no? Sa esattamente quale immagine proporre a Vera, semplicemente per farla rimanere un po' ferma. mm, E poi, guarda, vedo tipo una strega che prova in qualche modo a metterla un po' in crisi. Prova un po' a minare la sicurezza che lei ha nelle proprie intuizioni. E basta. mentali. Questa entità mentale si chiama Bugie e lavora proprio in ottima collaborazione, sì, con tutte e tre le entità eteriche, ma specialmente con la strega, perché l'obiettivo è anche quello di creare in lei delle- dei turbamenti, un po' di insicurezze, o a volte anche, come posso dirti, di false giustificazioni delle situazioni e delle persone. Insomma, in generale, creare quelle che noi potremmo definire bugie che uno racconta a se stesso, ok? Mm. Mm, Sono chiaramente solo dei modi per renderla un po' più debole, più fragile, per non farla arrivare ai suoi obiettivi. C'è solo questa, direi di livello 2. bugie, impianti, C'è un chiodo nella parte alta della fronte che prova a generare in lei dei pensieri che siano per lei motivo di preoccupazione, ma anche di stanchezza, che possano così indebolirla. Poi cioè, è piccolo, è come se fosse un minuscolo bottoncino sul cuore che viene premuto nel momento in cui lei è sotto stress e per cui l'effetto è che si possa sentire un po' più affannata e più debole. E poi c'è nella la caviglia destra una cavigliera con attaccata una piccola palla di ferro
mm, che effettivamente le impedisce di andare a passi svelti e veloci. Um, allora, la Lego in parte ha questo forte senso di impegno, di responsabilità che lei sta vivendo in questa fase della vita a livello professionale, ok? Poi in parte proprio anche al fratello che per certi aspetti è proprio vissuto come una palla al piede, che le impedisce effettivamente di evolvere nella direzione desiderata. E basta. Cinema, compagno e suo figlio. E viene con gli occhi lucidi, cioè come se la stesse sposando, non lo so il motivo. Vabbè, così mi è venuto. Il figlio di lui, Sì, 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 mamma e papà. assolutamente sì. Amanda mi viene un po' come preoccupata, come penso che sia una sua tendenza caratteriale, ok? Mm, volersi adoperare perché tutti stiano bene e quindi se vede che c'è un momento un po' difficile così, lei rimane un po', capito, un po' preoccupata per quello. Ehm, E il papà? come una roccia, tipo, forte. Come se la volesse anche confortare la propria moglie. Ci penso io, ah, forse anche che si assume tante responsabilità, ecco. Mm. Si accolla a lui tutto quanto, anche il benessere degli altri, dice non ti preoccupare, ci penso io. Le due sorelle. Sono molto giocose in questo momento, siano molto anche complici fra di loro e anche con Vera. Perché è come se riuscissero ad avvertire quella che è la parte più piacevole di questa sessione, ecco. Il fratello. Il fratello è strano perché è come se venisse che ha la testa rotante. Che ruota di Mm. intorno a Eh, 360 gradi. Sì, esatto, perché ha un... Adesso ci sta esponendo il suo viso, anche se è un po' con una smorfia, no, il suo volto, però poi dietro ha tipo non so come spiegarti, un po' un demone, che sembra, sì, l'uomo nero, di Mm, quando ci raccontavano dei bambini, mm, legato al buio, è come se proprio fosse la sua parte oscura, proprio la sua ombra. mm. E ha questa faccia, il demone, un po' spaventosa, ehm, insomma, di disagio. Mm. Beh, è stato già rappresentato il demone come la parte posteriore della testa, nella nuca, una sorta di piccolo sé nero cattivo che nascosto tra i capelli, folti, tra la chioma folta c'è proprio un mito, un personaggio di un romanzo, un mito della cultura anglosassone, inglese appunto, che adesso ovviamente non mi viene, non mi sovviene il nome, di cui non mi sovviene il nome. Va bene, viene comunque. Sì. La mamma del compagno. Si trova davanti a uno specchio ed è un po' arrabbiata perché è come se si vedesse sfiorire e sta quasi cercando di trovare degli escamotage anche grazie a entità, un po' per bloccare il tempo. Però non è solo nel senso di voler portare avanti la sua giovinezza, ma anche per
far in qualche modo tornare quelle occasioni, quelle opportunità di quando era giovane, quel modo di vivere. Mm, Così. Entra nel cinema. Sì, come se fosse, sai, quelle specchiere per il make-up. Quindi lei viene con questa specchiera con tutte le luci intorno. Mm. E la specchiera è rivolta dove rispetto allo schermo? Quindi lei ce l'ha al proprio fianco. Quindi lei sta guardando lo schermo di Vera e Mm. la specchiera è sulla sua sinistra. Quindi ogni tanto si dà un ritocchino Sì. per essere presentabile. Va bene. Va bene, iniziamo. Però prima di iniziare andiamo all'origine di tutto. Tutta questa storia, questi attori nel cinema più vera, hanno a un certo punto deciso, in tempi diversi che non esistono, di venire giù a fare questo show. Tu fai questo, io fai quello, tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, tu fai quest'altro, tu avrai dei figli, tu ti metti con lei, tu ti metti con lui. Come vedi questo momento? Vedo che c'è una riunione molto spontanea e molto equilibrata in cui si spartiscono questi ruoli e insieme decidono anche il titolo, no? Di questa sceneggiatura complessiva. E gli danno il titolo Amore e dintorni, dove però i dintorni, mi fa vedere, possono essere anche molto distanti dall'amore. Cioè l'amore me lo fa vedere come una specie di campo, e i dintorni si possono trovare anche molto, come in un anello, diciamo così, molto lontano dal nucleo centrale, e quindi a volte anche molto poco attinenti con l'amore. Pertanto, proprio i vari personaggi si sono spartiti alcuni ruoli pienamente nel centro del campo amore e altri invece hanno preso un ruolo di un settore marginale, molto lontano dall'amore. E sicuramente la famiglia stretta di Vera, la maggior parte dei componenti, è al centro dell'amore. E, però, per esempio, il fratello, proprio per creare una sorta di diversivo, ha scelto di essere in un anello che è non distantissimo, non è il più distante dal nucleo amore, ma è tra la metà e la fine, diciamo così, Mm, nella seconda metà, diciamo così, degli anelli. Con dei suoi irrisolti io vedo perenni, ma anche proprio nella propria vita sentimentale, relazionale, quindi al di là della famiglia, è una scelta sua. Mentre proprio in mezzo vedo molto bene, Vera, le sorelle, anche credo delle nipoti, forse, le ragazze. Mm? Sì? Sono le ragazze, ok? Allora, la mamma c'è, però è come se lei avesse scelto una versione dell'amore un po' più sacrificale. Mm. Mm? Cioè un po' più, cioè proprio all'insegna un po', come posso dirti, dell'amore di Gesù, Mm. ok? Mm. Mm. Mhm. Quindi un po' più, ecco, quindi la vedo al centro, però allo stesso tempo è sul margine di questo centro, ma sempre all'interno, del centro amore. Mm? Ehm, allora, il fidanzato di Vera è proprio in mezzo a questo centro d'amore. Ok, spogliati di questi ruoli, le X anime sono tutte uguali? Io non vorrei che fosse una mia fissazione, ma per me sì, Ok. cioè sono proprio la stessa cosa. Però se uno, come Vera, decide di avere un ruolo centrale, no? È al centro, è connesso all'amore, e il fratello, per esempio, lo è di meno, chi decide questo ruolo?
Però aspetta, noi parliamo di questa vita. Mhm, Poi ci sono altre vite in cui il fratello ha un ruolo molto diverso. mhm. Mm? Da altre parti, con altri attori, in altri tempi, linee temporali. Quindi è veramente Esatto, completamente relativo. Non esiste né un discorso karma, quindi che ne so, Vera è più avanti del fratello. No, Vera ha deciso di fare questo tipo di esperienza, che peraltro ha anche delle criticità, delle difficoltà di altro tipo. Non è lei al centro, vincente, stop. Mm. esatto. C'è una linea Senti, temporale in cui il fratello fa una sessione con noi. Perché no? O una serie di esperienze ad alto contenuto allora mi eh, viene di sì, ma qui è gay. in quell'altra linea temporale. Ma siamo noi? Sì, ma anche noi a nostra volta siamo diversi. Anche tu sei gay in quella vita, Monica? Io sono molto più grande, Sei un uomo. cioè sono una donna un po' mascolina, questo sì. Allora, il titolo della Molto sessione sarà mascolina. Donna mascolina. Eh Molto sì, mascolina, sì, sei una sì. scaricatrice di porto, una camionista. Beh, Ho delle fattezze che sembro quasi un uomo, ma io so che sono una donna lì. competi col braccio di ferro con gli uomini e vinci. Vabbè, quindi c'è veramente di tutto, quindi è talmente relativo che fare qualunque tipo di analisi, di considerazione, Rischiamo di assolutizzare un qualcosa che non è tale. talmente variabile. In questo progetto del clan di Vera, marginalmente ci sei anche tu e io? Allora, c'è anche Elena, Mm, però è come se mi facesse vedere, mm, allora c'è questo nucleo di amore, poi noi siamo un anello che è come se fosse appoggiato, aderente a questo nucleo d'amore, ma è un anello basculante. Per cui alle volte questo anello è seppellito, diciamo, no? E altre volte emerge. E noi siamo lì, questo anello. un'isola Sì, immersa ehm, sott'acqua. Ok, esatto, però poi sono molto onesta, non ci siamo solo noi, eh. Ci certo, sono anche altre persone, legate, diciamo così, a tutto il nostro percorso comune. certo, assolutamente. Bene, abbiamo quasi finito con il cinema. Un ultimo invitato, un invitato speciale, un invitato a sorpresa, il mare. Ah sì, eh. Cioè, fin dall'inizio ci picchia. Ecco, poi c'è questa fissa, io forse, no, legata a lei, di questa nostra ragazza, amica romana, no? Perché quando hai detto mare, è come se anche lei volesse venire al mare, no? Ah, mm, sì, Sì, vuole venire al mare. ok. Va bene. La vendita dell'attività. Molte cose si sono sbloccate, alcune sono ancora bloccate. Fratello? Allora, è come se io vedessi una specie di alleanza che si è creata non decisa, ok? Però proprio una sorta di anelli che si congiungono fra di loro, che sono da una parte proprio il fratello, che quasi anche un po' per principio, lui vorrebbe contrastare le iniziative della sorella e del padre. Cioè, allora, in parte sono anche veri i suoi timori di non saper cosa fare nel futuro, eccetera, però in realtà è proprio come se fosse una sua ragione di vita, quella di opporsi a loro, fare un po' la pecora nera. Mm, Lui deve, perché è il suo ruolo, no? mhm, Quindi, a prescindere, lui si deve un po' opporre. L'altro anello che si congiunge a lui, ma non è che loro due si sono messi d'accordo, ma è, come posso dirti, una complicità energetica, è rappresentata dalla mamma del fidanzato di Vera.
che è molto risentita nei confronti del successo e dell'abbondanza che caratterizza la famiglia di Vera. Mhm. Quindi si è come sviluppato questo sentimento un po' di invidia, un po' di malevolenza che si è agganciato energeticamente al rifiuto, chiamiamolo così, del fratello di collaborare. Mm. Ok, nei ruoli del clan di questa rappresentazione, la mamma del compagno e il fratello di Vera sono i cattivi, diciamo, i semi cattivi, sono quelli che remano contro, hanno deciso questo ruolo. È Mm. stato deciso da parte di Vera, ne siamo qui per lei oggi, un cambiamento. ris- Allora, un piccolo appunto glielo devo fare a Vera. Mm? Mhm, Ed è il fatto che lei è a volte un po' troppo buona, ok? Cioè lei, nella sua centratura d'amore, a volte dimentica il discernimento. Quindi tende, come posso dirti, anche a dare possibilità e giustificazioni e a lasciare praticamente il campo aperto. Quindi è come se lei avesse lasciato, tra virgolette, incustodita questa trattativa. Mi spiego meglio. mhm. Cioè, sia per quanto riguarda il terreno, ma lì va bene, c'è un personaggio ancora più forte, no? Che invade. Questa Però della sia per quanto costruzione, riguarda... no? Progetto Sì, immobiliare. esatto, Ok. Mm. esatto. Sia per quanto riguarda quel terreno che per quanto riguarda la trattativa vendita capannone, li ha lasciati, tra virgolette, incustoditi, che è come se lei fosse molto fiduciosa, ok? Lei di sua natura è proprio bella, è proprio amorevole, eccetera. Però diciamo che in questa Matrix è necessario invece creare, posso dirti, delle protezioni, circoscrivere questi due ambiti, Mm. perché altrimenti se lei lascia aperto, rimane bloccata la situazione, perché gli altri possono metterci la propria energia ostacolante. Un recinto. Sì, sì, Magari sì. non una staccionata o una rete elettrificata, magari un recinto di fiorellini piantati. Sì, poi in eterico vedo proprio che per quanto riguarda la trattativa è come se si dessero, cose che hanno già fatto, si dessero le mani, la Vera con il papà, Mhm. e poi vedo comunque ci sono anche le sorelle, eh. Ehm, c'è anche, mi spicca proprio una ragazza, come se avesse proprio delle doti, un'energia molto fresca e molto potente. Una figlia delle sorelle? Penso di sì. Penso di sì, perché è comunque di famiglia. Mm. Nipote, sì, non nipote. Sì, sì. No. Ehm, mm, Che si fanno il girotondo e fanno il recinto. esatto, intorno alla trattativa proprio. Mm? Intorno alla trattativa e intorno alla proprietà che stanno per vendere. Ok, fatti dire da Vera in eterico un fiore che le piace. Adesso lei mi fa vedere un giglio. Un giglio, va bene. Tanti, tanti vasi di giglio e mentre fanno questo lavoro mano per mano, lei si stoppia e va a piantare tante piante di giglio intorno a quella proprietà. Sì, molto veloce e anche molto accelerato il tempo, perché è come se anche il sole e l'avvicendarsi del giorno e della notte fossero molto rapidi per far crescere queste piante. Cioè, non so perché mi arriva molto colore bianco, perché vedo anche del gelsomino, Si può fare quello che vuole, può fare anche una foresta. c'è dell'edera. Lei crede molto nel valore della durata del tempo nei rapporti. Ehm,
Non c'è anche qualche papavero. E poi non so, una che si chiama salicornia, non so cosa sia. Scusi, cosa mi viene in mente? Salicornia? Esiste? Salicornia. Sì, No. sì. Mm, sì. Ah, Senti, però suolo ci mette... salino o salmastro? Ecco perché. Ma io infatti stavo per parlarti di mettere anche il mare intorno. Facciamo- Perfetto. Facciamola vedere. Sì, sì, ho capito qual è, molto interessante questa. Beh, un tempo facevano così, no? Mettevano un corso d'acqua intorno alla proprietà per difenderla dai nemici. Quindi noi ci mettiamo il mare, ottimo. Perfetto. Il fossato. Eh sì. Mm. E va bene, e questo è il progetto immobiliare. Ah, io questo qua lo vedevo nella vendita del capannone. Ah, nella vendita del capannone. Sì, Ok. Quindi perché tiene invece, fuori chi? allora, il fratello è fuori, quindi è oltre il fossato. Mm, Eh, la mamma del fidanzato. mhm. E non ho capito queste due, cioè che hanno a che fare in qualche modo, da un punto di vista professionale, quindi con il Donne. lavoro. Queste due chi sono? Le sorelle? Sono due, no, sono due uomini. Ah, i Due compratori. uomini, non lo so, no, non credo che siano i compratori, come qualcuno che vorrebbe interferire, ok? Cioè che sono nell'ambito lavorativo, ok? E che potrebbero in qualche modo rallentare. Va bene, sono fuori. Sono fuori, sì, sì, Da questo recinto floreale, piante, più fossato, diciamo, di mare. esatto. E dentro chi c'è? C'è Vera, il padre, Sì, e, le sorelle, anche le nipoti, c'è anche il fidanzato, ovviamente, e ci sono anche i dipendenti, ma non tutti. due fuori. Quindi, secondo te sono quei due dipendenti? Non riesco a capire se hanno un ruolo più importante dentro, hanno un po' Mm, più voce in capitolo, i sindacati, non riesco a capire questa cosa. mhm. Vera ha capito, va bene, sono fuori. Ma perché invece si è già ampiamente sbloccata la situazione dalla prenotazione? Questa protezione, questo fossato non era ancora stato fatto, quindi che è successo? Lì era come se le sue entità, specialmente quelle eteriche, erano un più, adesso per dirle proprio accanite, no? Tipo lo sciacallo era proprio più accanito. Lo sciacallo è proprio un po' il saccheggiatore, no? Che deve approfittare del momento di difficoltà. E lì in quel momento era più forte e quindi riusciva a bloccare alcuni passaggi di questa trattativa, ok? E già invece lo spiraglio, ok, di una alleanza diversa, è quella con te, che è quella con me, ma è quella con noi tutti del gruppo di cui abbiamo fatto parte anche nel passato, ha creato già un primo sblocco importante. Benissimo. Progetto immobiliare, stessa storia. Qualcuno interferisce. Sì, lì però mi fa vedere come una cosa diversa. Allora, ah, come se praticamente facciamo che questo è un campo in cui ci sono delle spighe di grano, no?
Ed è come se la mamma del fidanzato volesse raccogliere un po' di queste spighe di grano, no, un bel po' di queste spighe di grano, no? Che il raccolto di questo grano deve essere anche suo, ok? E per cui, cioè, la vedo già pronta, con la falce in mano, a tagliare questo grano e a tenerselo per sé, come se lei già fosse dentro. Chi è questa, scusami, la mamma di lui? Sì, Mm. E che le c'entra lei, scusami, non ho capito. probabilmente nei suoi intenti lei Mm. vorrebbe avere per sé dei frutti derivanti da questo progetto. Mm. La mamma è anziana, può venire a vivere con noi, questa cosa qua, insomma. Non lo so Vedi? di che tipo Mm. potrebbe avere un tornaconto. Da parte del figlio viene intestata anche a lei, non si Può sa mai. darsi, perché non la vedo come un autentico gesto, capito, di generosità di poter aiutare il figlio. Sento che sta facendo qualcosa per sé. Mm. E il figlio cosa pensa di questa cosa? Cosa decide circa questa cosa? Abbiamo detto che lui ha un fratello? Sì, Mm. Perché è come se si stesse consultando con il fratello. Lo vedo proprio in difficoltà. Come se non riuscisse a prendere una posizione chiara. non è Credo che che il figlio deve lui... abbandonare la madre, no, 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 però, no, no, no. però la madre si può trovare una soluzione quando sarà un domani che non sarà più autosufficiente, diversa. Esistono. Allora, il titolo di questa sessione forse sarà Si può, tutto si può fare, tutto. Perché per assurdo, questo ragazzo, il fidanzato di Vera, è come se avesse dei sensi di colpa. Ma questo ci sta, perché fa parte della distorsione proprio della Matrix, degli, cioè, tutti i figli che vengono trascurati poi per assurdo hanno dei sensi di colpa nei confronti dei genitori, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, però è così, perché noi siamo programmati in questo modo qua, no? Quindi, quindi, Quindi facciamo un altro bel recinto. Suggerisco io al fidanzato di Vera, così che si formino delle condizioni che portano gli attori a darsi un attimo una sveglia e a rimboccarsi le maniche, perché ci sono alternative, perché comunque in ogni caso questo progetto è nuovamente bloccato e quindi nessuno ne gode, men che meno chi l'ha pensato, questo progetto. sì, sceglie di mettere delle palme come recinto, che sono molto alte e sono anche un qualcosa che non ti aspetteresti, diciamo, ovviamente. Mm, Poi ci sono anche dei rovi con dei frutti di bosco, ci sono delle more, però comunque insomma con delle spine, e dei cactus molto belli, anche loro con i fichi d'India, però sempre con delle spine notevoli. Sempre con queste palme, con le noci di cocco, come se poi la noce di cocco potesse anche servire, no, da strumento per scoraggiare chi si avvicina perché cade, gli cade in testa, tipo, no? Quando ha fatto questo, vedo il fidanzato di Vera più rilassato proprio. Aveva fatto fatica a mettere questi confini, queste protezioni, ma adesso è più tranquillo. Come se dicesse anch'io merito una vacanza dal tormento.
palme siano. Mm. E lui si è messo proprio all'interno del terreno, con una sedia, un lettino, diciamo così, no? Di quelli un po' sollevati da terra, e si sta prendendo il sole. Sente proprio che è una sua proprietà. Poi ci sono anche lì intorno, ehm, c'è Vera, anche il papà di Vera, e vedo che stanno tipo preparando dei cocktail. Quindi è ritornata un'atmosfera rilassata, tranquilla. Lei è fuori, la mamma del fidanzato, è un po' arrabbiata, vedo che stringe i pugni, li batte. E ti dico cosa ha fatto Vera. Che poi, vabbè, è veramente un classico, no? La suocera. È un classico. Fa quasi anche un po' ridere. Su, quando hanno deciso tutti i vari ruoli, non è che c'era proprio un genio della scrittura, no? Hanno preso il solito, diciamo. Il genio della Mi scrittura l'hanno dice, preso con me. sì. Vabbè. Beh, la suocera è una rompicoglioni, capito? Non dire parolacce, Monica. Dimmi, dimmi. Lei viene come se avesse un titolo, no? Del suo ruolo, che è anche il falò delle vanità. Beh, sì, sì. Ed infine un'altra proprietà, che anche questa l'abbiamo sistemata, abbiamo fatto un alto recinto. La casa in montagna. Sarà quella giusta? A volte ci sono dei blocchi, a volte ci sono dei cambi. È un po' strana la Matrix, a volte ci dà dei no e magari quei no sono i nostri, no? Magari quel no non è quella casa, magari quel no non è la montagna. Causa esoterica di un grosso problema, diciamo, nell'acquisto di una proprietà in montagna di cui lei si è innamorata, convincendosi che è quella giusta e magari lo è, in virtù di paesaggio e di mille altre questioni. Senti, a me viene questa frase, non persistere ma sospendere, il che non significa metterci Certo, definitivamente una pietra sopra, ok? certo. Ma provare a considerare la questione anche in un altro ordine di idee. Perché, allora, quello che io vedo è che Vera, in un certo senso, questa casa la tiene in quello che per lei è il passato, l'affettività, il calore familiare, eccetera. Però allo stesso tempo è come se ci potesse essere un'altra casa che appartiene a una Vera più nuova. Mhm. Con meno piastrelle della nonna, cucina della zia, e vista che le ricorda quando era bambina, e una vera nuova. Sì. È possibile, si può. Sì. Potrebbe anche non essere nella zona così comoda, ok? Come lei ritiene adesso che sia. Mm, 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 mm. ehm, non so, non aggiungo altro, però mm, aprirsi anche ad altre possibilità e ad altre zone. Va bene. E questa ipoteca? Ah, vabbè, quello riguarda ovviamente i possessori della casa, no? Eh, mm, Però scusami, cioè, adesso non so se sto facendo io confusione, ma ci sono anche degli eredi di mezzo? Non si sa.
intricata la situazione. un grande bordello. Già, io Scusa? appena Sì, è un sì. grande bordello. Quando sento Mm, dire ipoteca, io mm. sinceramente inizierei a fare tanti bei weekend alla ricerca di. Quando si vede una casa senza diventare l'eterno indeciso, come ho visto io, non è che abbia potuto cercarmi una casa io finora, bisogna sempre pensare che ce ne sono tantissime di case, tantissime, molte legate anche al nostro intento. Io come la voglio e così allora la trovi. Dipende dal momento, dall'intento, dall'energia, dall'istante. Non significa no, 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 no. Significa ok, 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 ok. Ah, quando tutto poi è spianato, magari anche una casa che ha già qualcosa, ma qualcosa va creato, piantato, costruito, modificato, migliorato. Quindi c'è anche una progettualità. Un lavoro fatto insieme, non un eterno cantiere, ma un lavoro fatto insieme. Poi a me viene questo, cioè che lei avrà delle entrate che le permettano anche di alzare il budget a disposizione per l'acquisto di questa casa. Mhm. Quindi anche il prezzo non è poi così vincolante se si va un po' più in là col tempo. Va bene, chiamiamo il padre di fronte a Vera. Sì, ma è come se fossero proprio mm, due aspetti di una stessa cosa. Avranno proprio raggiunto anche un buon livello di fusione. Cioè Cosa, loro si su- guardano proprio negli occhi e stanno già parlando. Mm. cosa succede quando due anime sono così vicine e hanno la fortuna di essere così vicine anche in famiglia? Oh, mi fa vedere come si crei un forte campo d'amore e di trasformazione, perché è come se chi entra poi nel campo in cui c'è il loro rapporto, trasforma la propria vita, proprio per effetto, della diffusione dell'amore. Credo che diverse persone che sono venute a contatto con loro due abbiano trasformato la propria vita. Quindi come li definiresti i trasformatori? Sì, sì, Delle forze generanti? sì, sì. È due meglio di uno? Allora, diciamo che Vera ha anche scelto di avere delle fragilità rispetto al cuore da un punto di vista fisico e anche come impianto, proprio perché lei in realtà è una grandissima generatrice d'amore. Mm? Quindi cosa succede? Che quelle che sono le forze oscure, ostacolanti nella Matrix, cercano ovviamente per quanto riescono di andare a bloccare quell'aspetto lì, ma lo possono fare più che altro da un punto di vista fisico. Allora che cosa è successo? Che in accordo invece con il padre, che io lo vedo proprio, non so, solido come roccia, eccetera, questo amore può risuonare ancora meglio. E d'altronde Vera ha scelto di includere nella propria vita sentimentale un ragazzo che da un punto di vista di amore è un po' fragile. Cioè è una persona molto buona e generosa, però allo stesso tempo ha delle fragilità in ambito sentimentale. Um, quindi non so come dirti, è proprio un atto
effetto a domino, non so, di catena, ok? Di scegliere di includere, ognuno di loro due include delle persone un po' più fragili per investirle con l'amore. E infine, Poltergeist. Si spostano dei cuscini, non sotto i suoi occhi, ma non potevano cadere e sono caduti, e lo stesso il telefono, che non ha squillato, non ha vibrato per un messaggio, era solidamente su un tavolino, penso, o su un comodino, ed è caduto per terra. Allora, non so se effettivamente è così, però mi dà come se quello che era un suo collega, e poi è morto, abbia iniziato a fare delle cose in ufficio, però lei diciamo che un po' se n'è accorta e un po' no, perché chiaramente lei quando è sul lavoro è tutta impegnata, concentrata, per cui ha un'attenzione un attimino mm, a quello che sta facendo, diciamo, non Mm, tanto al contorno, no? Quindi se ne accorge più o meno. Allora ha iniziato a farle a casa, mhm, dove in effetti lei, chiaramente essendo più rilassata, nota di più alcune cose. Ora non so, è come se mi dicesse che il telefono, quando è caduto, era un orario in cui lei poteva collegarlo a lui. mm. Per una qualche ragione. Mm. Sì, sì. Chiamiamolo, ma non l'abbiamo già chiamato. Chiamiamolo. Ma è successo dopo E questo, dopo che cosa? che l'avevamo già chiamato a lui, con Elena forse, No, cioè nel senso, lui quando è che è andato via? Un anno e mezzo, 2 anni fa? 2002, 22? 2022. 3 anni fa. 2 anni fa, Mm, scusami. due due anni anni fa, fa. ok. Ok. E l'abbiamo aiutato subito dopo, però, quindi non so se è andato via. Forse era passato poco poco. Era passato poco. Mm. Vabbè, chiamalo. Sì, sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Ma è quello della moto, no? Eh, Sì, col è come se lui casco. adesso fosse seduto sul letto di Vera, tipo come se fosse a gambe incrociate, seduto, diciamo, a metà del letto. Mm. È arrivato, lo vedi? Sì, è lì. Oh, chiama, digli di presentarsi con la gattina in braccio. Mi sembra un po' fragile questa gattina, non so. Mm. Allora, chiama anche il gattino nero che 2 giorni fa, poverino, è morto nella strada qua sotto. Avrà avuto 7-8 mesi. Già Mm, morto, abbiamo trovato già morto. mm. Bene, li ha portati tutti e due. Quello nero è adesso sopra il letto, sempre di Vera. E invece l'altra, a me insomma, mi viene come se fosse un po' sul grigio, lei, e non so, delle sfumature grigie. Mm? Ed è in braccio all'amico di Mm. Vera. Che cosa ci vuole dire l'amico di Vera? Ma l'amicizia non può finire. Eh, Poi non so se mi parla di, non so se loro in azienda hanno tipo, sai, il distributore delle macchinette del caffè, no? Sì, sì, sì. Ecco, come forse facevano delle belle chiacchierate lì davanti, qualche Sì, cosa sì. di Io me lo ricordo nostalgico. questa cosa. Però perché lui è ancora qui? Lui che la segue, evidentemente sa, percepisce quello che facciamo nelle sessioni. Non ha visto cos'è il portale Aura. Non ha visto che è tutto relativo, non ha visto che è tutto un gioco. No, ma no, aspetta un attimo, non è che lui non abbia raggiunto quello, eh? Però ehm,
gli piace l'idea, anche lo fa anche con sua mamma, la propria. la propria mamma, sì, esatto, di mantenere un rapporto. Non è che non si è evoluto, che non ha fatto il suo percorso, lui ha fatto il percorso, però è come se l'ho notato in molti disincarnati, non vogliono separare le dimensioni. Ogni tanto fanno delle incursioni per ricordarsi che è comunque anche loro una vita, e loro stanno proseguendo la vita e ogni tanto la possono rintrecciare alla nostra di vita. Anche per non so come dirti, non per lasciare l'idea del dolore, della tristezza, della perdita, ma di un rapporto che invece continua. Mi fa vedere che Vera all'inizio pensava molto intensamente a lui e ogni tanto ancora ci pensa, forse perché entra in ufficio, vede la sua postazione e allora, no, giustamente la ricorda. Ehm, so, è anche un modo per far continuare l'amicizia. L'amicizia non è finita. Chi lo dice? Lo Lui? dice questo ragazzo, sì. Ok, e se lui facesse un nuovo percorso dentro il portale aureo e poi quando gli gira va nei sogni di Vera e si rivedono dei momenti di grande amicizia e complicità che hanno vissuto insieme? Sì, anche certo. Sì, sì. Alla fine, se tutto questo è un film, è come se fossero due attori che si ricordano, no? Quel vecchio spettacolo in cui hanno avuto tanti applausi, in cui sono stati tanto bene. Perché continuare a ricordarlo, quel vecchio spettacolo, e non metterne in scena nuovi? Perché forse è convinto che quello è l'unico spettacolo, ma non è così. No, quello che io percepisco è che lui vorrebbe continuare a partecipare. Ehm, Ma quello spettacolo è finito. perché è Eppure finito? è finito perché è finito. Ha deciso lui di finirlo. Ma si può creare un nuovo spettacolo e infiniti altri, o anche nessuno, tornando all'origine. Monica. Mm. Eh, non so, cioè, mm, Lui che fa? Che dice? lui dice che si sta mettendo a capotavola, vedo come un tavolo un po' allungato, lui si mette a capotavola e dice, mi piace partecipare anche a mm, queste cose quotidiane. Con chi? Con Cioè, lei? no, in questo caso no. In questo caso mi sembra che sia a casa sua, casa dei genitori. Insomma, Però un mi sembra fantasma, una domenica, un'anima in perché c'è pena, tanta gente. No, ma perché no, non è pena. No, però è bloccata. Sono passati è 2 anni. bloccata. Ah, no, 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 aspetta un attimo. Cioè, non è che lui è stabilmente lì o, o questa cosa interferisce sul suo percorso, eh? Sono cose occasionali. Almeno per come me lo fa percepire, Ok? è occasionale. Ma lui va anche nel portale aureo. Ci ha messo la Sì, testa dentro. sì, 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 certo. Ok, beh, allora sono felice. La vuole rimettere un attimo dentro la testa e anche tutto il corpo, anche il casco della moto. Mi dice cosa
succede al casco della moto dentro il portale Aura. Ah, si è come trasformato in una bolla di sapone. Vedo che con questa bolla di sapone giocano anche i gatti. È tutto molto giocoso, molto divertente, molto leggero, con dei colori che io vedo molto tenui, molto piacevole. E poi è come se ci fosse mm, anche una musica per lui. Va bene. Allora, l'accesso l'ha visto, lui può andare, venire, stare solo là, potrebbe anche stare solo qua. Dubito che possa optare per questa scelta. No, 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 lui non opta per questa scelta, infatti, no, no. Mm. E quindi lo salutiamo. E la gattina con chi va? Resta lì? La gattina e il gattino mio. Io. Credo che hanno trovato un'anima un po' gattara. Forse in vita aveva proprio fatto dei gattili, dei rifugi per i gatti e ancora ama circondarsi di questi gatti. Eh, in vita era una donna, forse aveva poche relazioni sociali, ma tantissimi gatti. E poi è bello perché comunque tanto stanno giocando anche con dei cani, con dei topi, con dei coniglietti. Sembrano tutti animali che sono stati domestici. Perché il gattino ha deciso di andarsene 2 minuti prima che io passassi da lì? C'era una persona che lo stava spostando dal centro della strada al bordo della strada. Era appena successo, non so in che modo, sarà la macchina ovviamente. So, mi arriva, vedi il dolore e ti apri ancora di più all'amore. Mm, sono d'accordo. Li salutiamo. Vera, con la sua maglietta bianca, con stampato sopra, si può. Scateni la sua creazione, vediamola. Sembra quasi essere una ginnasta di ginnastica ritmica e ha preso una bacchetta con il nastro alla fine. Anzi, ce ne sono tre di nastri, invece è uno rosa, uno viola e uno azzurro. E lei fa andare appunto nell'aria questa bacchetta. Mm. E quindi creano diverse figure, no? Con questi nastri, diversi vortici, cerchi, onde, ehm, e spostandosi in questo modo, con questa bacchetta e i nastri in mano, eh, è andata al cluster in cui ha trovato una scatolina con delle puntine da disegno. E proprio con l'energia prodotta dal movimento di questo nastro è riuscita a metterlo via in un portale definitivo. Ah, e poi ha fatto una specie di vortice con questo nastro, ehm, quindi che va verso l'alto ed è un vortice che cresce sempre di più in luce. Questa è la Eternum. Rosa, viola, azzurro. Sì,
Quindi ha tolto le enteriche, le mentali, il progetto, il cluster, l'avatar, tutto. certamente. Il progetto è sempre forse. Mi viene, sì, lo voglio. Mm. L'anima è sempre stella. Sì, La P è blu. sì, sì. Beh, stella, stella marina, blu, blu il mare, siamo ancora lì, eh? C'è questo mare che gira. Nuova vibrazione. Adesso mi viene 800. Eh. Consapevolezza. 227. Sono valori molto alti. Con la scala di Monica salire sopra il 200 è dura. Lei eri 201, ma sei a 227. PS. 53. Vite. Mm, 1307. Cervello. Mi viene 11. Suscettibilità ipnotica. 70. 3D. 19. Vivacità nemica uguale. Messaggio di Vera a se stessa. Mi distendo al sole e disteso è il mio animo e la mia mente. Mi godo l'amore, pieno come questo sole che mi sta in fronte. Messaggio dello spirito più profondo del mare a Vera. Ti accolgo, ti cullo, sei una mia creatura prediletta. Il papà, la mamma e il fidanzato cosa fanno? E il fidanzato l'ha presa in braccio. E dunque, la mamma le ha preparato tipo una collana di fiori e gliela mette al collo. Il padre guarda tutta questa scena commosso e dice, questi siamo noi. Perfetto.